Comprare casa è sempre stato il sogno della maggior parte degli italiani, ma oggigiorno molti investitori stanno scappando dal mattone. Come mai avviene questo? Conviene o non conviene acquistare, comprare o affittare immobili? Le problematiche, sicuramente parliamo di prezzi alti e di rendite basse, stipendio medio italiano. Nel 2024 il canone di locazione italiano medio è sui 530 euro circa al mese. Praticamente quasi il 18% del reddito lordo familiare. Ma questo per le piccole realtà. Per quanto riguarda le grandi città invece, possiamo raggiungere anche i 2000 euro con uno schiocco di dita. E ovviamente non per tanti metri quadri. Nonostante sono effettivamente aumentati i canoni, l'investimento nel settore immobiliare rimane comunque molto basso. Questo a causa appunto di tasse statali elevate, per non parlare dei costi di gestione, di ristrutturazione sì, insomma, vari costi. Altro problema, come accennato prima, è la tassazione elevata. Infatti le entrate da locazione sono tassate. Ironico, cosa non lo è. Se parliamo di contratti con il canone libero, il reddito imponibile è il 95% del canone annuo percepito. Per i contratti invece con il canone concordato, il reddito imponibile è ridotto solo al 70%. E solo, parolone. Ora, per chi non lo sapesse, che significa canone? In parole povere, l'affitto, ragazzuoli. Canone libero, affitto libero, canone concordato, affitto concordato. Qual è la differenza? Molti potrebbero optare per puntare subito all'affitto, al canone concordato, dato che ci sono più vantaggi. Partendo dal canone libero. Innanzitutto la libertà di fissare il canone, quindi l'affitto, il proprietario e l'inquilino possono concordare senza problemi liberi l'importo dell'affitto. Durata del contratto, minimo, generalmente 4 anni. Rinnovabile per altri 4 anni. Non ci sono agevolazioni fiscali, mentre il canone concordato, ovviamente il canone, quindi l'affitto, è stabilito in base, in questo caso non libero, ma degli accordi territoriali. Di norma è fissato sulla base di alcune fasce, minime, massime, accordi con il territorio, associazioni, proprietario, inquilino, eccetera, eccetera. Ci sono tanti elementi da tenerne conto. La durata contrattuale è minimo circa 3 anni e si può propagare in modo biennale. Agevolazioni fiscali, in questo caso qui la cedolare secca al 10% e la riduzione dell'IMU vi vengono in aiuto. Quindi se scegliere il canone, quindi l'affitto concordato o libero, dipende ovviamente da voi e dalle vostre necessità. Per quanto riguarda invece un altro problema di sicuro non di poca importanza è la questione proprio dell'affittare. Cosa intendo con questo? Se non vi bastano i casi di cronaca dove le persone non pagano e non riescono a essere tolte dall'edificio in questione perché sono tutelati dallo Stato e intanto voi state perdendo il vostro edificio e i vostri soldi, vediamo un attimino un po' più di dati. Vi va? Secondo un'indagine statistica, in Italia 6 inquilini su 10 ci danno dei problemi. Il termine moroso si intende proprio per definizione chi ritarda nell'adempiere ad una determinata obbligazione. Nel nostro caso specifico, ritardare nel pagare l'affitto. Quindi 6 persone su 10 in Italia ritardano nel dare i soldi appunto per l'affitto e la metà di questi, quindi 3 su 10, se ne vanno via senza nemmeno aver pagato niente. E come vi dicevo, se ne vanno via dopo molto tempo e voi intanto perdete soldi. Non solo di quelli che non vi paga lui, ma anche di potenziali clienti a cui avreste potuto dare l'appartamento. Ancora un altro problema, il capitale che serve per iniziare. Voglio dire ragazzi, vi servono tanti soldi per acquistare un immobile, ok? Che sia una casa, che sia un capannone, che sia quello che vi pare, servono molti soldi. Spesso serve fare magari un mutuo. Generalmente diciamo che almeno sui 100.000 per prendervene almeno uno vi occorrono, se vi va bene, poi dipende dalla zona e poi anche dall'immobile. Senza considerare eventuali costi di ristrutturazione dietro, Ah, giusto, anche le imposte, sì, perché anche quando comprate ovviamente ci sono altre tasse su tasse da pagare in Italia. E poi le spese notarili?
Ah, giusto, se hai pensato anche solo per un attimo di far fronte all'utilizzo delle case all'asta, quindi case in aste immobiliari che generalmente sono state prelevate dalla banca o altre associazioni dalle persone che non hanno pagato dei debiti e quindi gli è stata presa la casa e l'hanno messa sul mercato a bassissimo prezzo, vi ricordo giusto un paio di cosettine. Numero 1 è sicuramente l'aspetto etico. Ricordate che queste abitazioni sono state comunque tolte delle persone, magari non riuscivano a pagare effettivamente i loro debiti per sopravvivere e la casa che era loro, quindi l'avevano pagata, comprata, era già loro, è stata tolta e loro si ritrovano probabilmente in mezzo alla strada o in una situazione veramente terribile. Quindi l'aspetto morale qui insomma è molto collegato. Riuscireste a prenderla, a rivendere nonostante sapete che nel frattempo c'è una famiglia probabilmente sfrattata che non ha un posto dove stare? Diciamo che chi si occupa soprattutto di fare compravendita con questa tipologia di immobili non lo dice ai 420, anche perché viene visto molto negativamente appunto dal punto di vista morale. E secondo punto sono altre problematiche di spese. Magari c'è la presenza di debiti pregressi che sono attaccati e dovete poi pagare voi. Magari gli occupanti non sono collaborativi, nel senso che la famiglia che magari non vuole ritrovarsi sotto il ponte, non vuole essere sfrattata, non vuole uscire. E la ristrutturazione. Di norma questo genere di case raramente sono già perfette, anzi proprio perché sono state tolte da famiglie che non hanno potuto pagare i debiti, spesso e volentieri, non è solo questo il caso ma generalmente è così, è ovvio che la casa non sarà in un buono stato perché non hanno potuto usare denaro per sistemarla e molto spesso non sono a norma. Ora vediamo un attimino dal punto di vista del mercato italiano rispetto a quello internazionale. Mi ci soffermerò molto poco perché ho già fatto un video a riguardo, piuttosto se siete interessati vi consiglio di andarlo a vedere, dove analizziamo rapidamente quelle che sono le situazioni geografiche migliori dove poter entrare nel mercato immobiliare. Il mercato immobiliare italiano, come abbiamo visto, ha tanti piccoli problemi che lo caratterizzano, dalla burocrazia complessa alle tasse elevate alla legge che non tutela chi possiede quel determinato immobile ma chi ci sta dentro, e soprattutto anche gli stipendi bassi, perché sì ragazzi, il fatto che lo stipendio medio italiano percepito è bassissimo, in automatico la gente non ha nemmeno tanti soldi per poter affittare delle case, quindi bisogna abbassare il prezzo d'affitto e a volte ci rimette chi possiede l'immobile perché è troppo basso e quindi pensa bene di venderlo perché a questo punto ci guadagna di più. Diciamo che in Italia, se non si hanno buone competenze e già una attenta analisi e conoscenza del settore, difficilmente si fanno grandi introiti e anzi c'è anche il rischio di non farne affatto o di perdere anche il proprio immobile. Prendiamo invece magari due mercati molto conosciuti e molto famosi utilizzati per il mercato immobiliare, ad esempio America e anche Dubai. Negli Stati Uniti il mercato immobiliare è molto più dinamico e le leggi tutelano di più chi possiede effettivamente l'immobile. Maggiore facilità all'accesso di credito, che vi ricordo che è il principale metodo di utilizzo in America, burocrazia e domanda di affitti sempre molto elevata e affini con le situazioni immobiliari, e soprattutto tante grandi città dove è molto facile ogni giorno avere più persone che arrivano, che magari anche immigrano, e più persone che vogliono avere un appartamento o aprire un'impresa, perché attenzione, adesso tantissimi, in questo periodo soprattutto tantissimi giovani imprenditori stanno andando in America per aprire la loro impresa e non è scontato. Un capannone dove poter lavorare o un ufficio diventano molto ricercati soprattutto da queste persone, quindi attenzione, non parliamo solo di case. A Dubai ad esempio invece abbiamo un mercato in grandissima crescita, stiamo vedendo anche in questo periodo a sempre più realizzazioni edifici per far stare le persone, perché sta arrivando un'immigrazione enorme. Infatti proprio in questo periodo, tra l'altro nel 2025, c'è stato un
picco di calo di prezzo del 15%. Questo perché stanno appunto espandendo Dubai e il prezzo degli immobili si è abbassato. Questo è un perfetto momento per comprare o affittare per andare a Dubai. Ora, non tutti hanno la possibilità di fare questa attività fuori dall'Italia, ma vediamo un attimino delle opzioni che possono venirci incontro anche se rimaniamo qui. Acquistare tramite una società. Spesso e volentieri utilizzare la propria impresa, la propria società per acquistare degli immobili dà dei vantaggi fiscali all'interno del territorio italiano. Ad esempio, alcune spese sono deducibili, ciò significa che possono essere tolte, sottratte. Inoltre c'è una gestione molto più facile ed efficiente degli immobili dato che sono collegati appunto all'impresa, alla nostra impresa. Tuttavia ci sono di contro obblighi decisamente contabili e fiscali a cui fare attenzione. Crowdfunding immobiliare consente di investire in immobili anche con piccole quote, non serve dunque avere enormi cifre. Sfatiamo questo mito. Sono delle piattaforme online che raccolgono i fondi direttamente dai diversi investitori. Esistono due principali crowdfunding che sono l'equity crowdfunding. L'investitore deve acquistare delle quote azionarie, quindi diventa direttamente socio dell'azienda e quindi diventando socio dell'azienda poi avrà ovviamente i premi associati appunto all'interno come socio, la remunerazione come socio e così via. E il lending crowdfunding. L'investitore presta del denaro all'azienda senza doverci per forza entrare, ricevendo poi degli interessi sul denaro che ha prestato. Il gioco dell'asta, sì, ho detto all'inizio che ovviamente ci sono grossi problemi a livello morale e non solo, anche infrastrutturali, ma è anche vero che se avete poco denaro a disposizione e siete obbligati a rimanere nell'ambito italiano e volete entrare in questo mondo, è forse una delle poche uniche opzioni che avete a disposizione, a meno che non aspettate una grossa crisi economica con un enorme abbassamento del prezzo degli immobili, ma insomma mi sa che ancora non ci siamo. Mi raccomando però non sottovalutate l'aspetto etico, questo perché molto spesso non saranno solo le altre persone a vedervi male per aver fatto questa cosa, ma potrebbero esserci problemi anche con i vicini. I vicini, a maggior ragione delle persone che sono state cacciate via, potrebbero essere molto arrabbiate, soprattutto se erano in buoni rapporti con i precedenti proprietari. Potrebbero cercare di mettervi i bastoni tra le ruote e impedire anche i lavori di ristrutturazione in modi insomma con sotterfugi velati, o comunque potrebbero rendere la vita un inferno per tutti i nuovi inquilini che arriveranno lì, e questo ovviamente implica che se se ne vanno e si sparge la voce della brutta cosa, nessuno vi andrà più a prendere quell'immobile, ad affittarlo. Quindi attenzione, perché l'aspetto etico viene spesso sottovalutato, ma non avete idea dei danni che può fare. Ultimo punto, sì, vi ho detto che era legato all'Italia, però bisogna comunque, sia parlarne, pensare di investire all'estero utilizzando guide o broker immobiliari affidabili. Quindi potete rimanere in Italia, ma nel frattempo comprate e affittate edifici, immobili che stanno anche fuori Italia. Soprattutto attenzione sempre alle leggi del luogo dove andate a prendere l'immobile, studiatevele bene o fatevele studiare da un bravo commercialista e fatevele dire bene. Valutate i migliori luoghi geografici dove fare e ovviamente controllate anche per il sistema della doppia tassazione. Nonostante io do sempre il mio suggerimento più caloroso di puntare all'estero quando si parla di questo genere di cose, mi rendo conto che non è facile e non è possibile per tutti. Per questo, se siete interessati a dei metodi che sono molto meno dispendiosi per guadagnare qualche soldino in più, vi consiglio di andare a vedere questo video qui dove vi parlo dei metodi degli investimenti con il piano di accumulo perfetti per il lungo termine se avete poco denaro da investire e volete stare sicuri.